Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Ritrovati a tutti amici di Radio Rossonera, è venerdì 28 marzo del 2025, finisce qui la seconda settimana di sosta, salutando Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti e ben ritrovati. E ci lanciamo nel prossimo weekend di grande, che finta, di Serie A. Con il prossimo weekend di Serie A che è ormai alle porte, si comincia già domani con le partite, oggi le prime conferenze stampa, eccetera, eccetera, eccetera. Da qui fino alla fine della stagione, quindi non ci si ferma più, contando il fatto che tra l'altro nella prossima settimana ci sarà pure l'impegno infrasettimanale con la Coppa Italia di mezzo. Sì. Le partite di Serie A, direttore, le iniziano domani. I like invece continuano oggi, quindi cliccate il pollicione all'insù, iscrivetevi al canale qua in basso a destra se non l'avete ancora fatto o sotto sul bottone iscriviti, attivate la campanella per le notifiche dei nostri video e delle nostre dirette, commentate, abbonatevi se vi va a 0,99, insomma le solite cose per farci andare avanti, ragazzi, molto, molto chiaramente, molto banalmente, per farci andare avanti. Grazie mille. Come detto, oggi a Milanello dovrebbe anche rivedersi Zlatan Ibrahimovic, che insomma avrebbe oltrepassato la malattia e quindi tornare in quel di Milanello per fare che cosa non si sa, perché in realtà ormai è tagliato fuori, però insomma quantomeno per farsi vedere. Ecco, Ti aspetti una mossa a furor di telecamera stile quella di Furlani? Io no. Non so, beh, visto gli ultimi 2 anni di Milan ti direi di sì, nel senso siam vissuti di puntate di fiction, di puro cinema e poco altro, quindi probabilmente posso anche aspettarmela una risposta mediatica del genere, ma insomma io penso che in questo momento Ibra sia talmente eclissato dalla situazione che se si vuol far del bene è meglio che eviti, e tanto lo abbiamo visto, Infatti insomma. io non parlavo di Ibra, io parlavo da parte del Milan, cioè che riprenda. Guarda, a parte il Milan me l'aspetto di sì, assolutamente sì. Sì, quello sì. Che verrà agitato nel caso l'immagine di Ibra, come dire: "Avete visto? Tutto okay, tutto a posto". Esatto. Quello sì, quello me l'aspetto, ma tanto prima o poi i film finiscono, ne sono già finiti 7 o 8 di questi ultimi 2 anni, finirà anche questo di film. Tanto l'abbiamo capito, insomma, chi comanda il Milan è Giorgio Forlani, più di Cardinale, più di Ibra. E quindi è a lui che è rimessa il destino del Milan, al contrario di quanto è stato sempre detto, che insomma ci si prende decisioni collettive, strategiche, insieme, in un gruppo e quant'altro. Insomma, visto che ancora una volta ho visto che è giusto non prendere un direttore sportivo decisionista, perché bisogna fare tutte le cose in gruppo, però è giusto che il Milan sia nelle mani soltanto di Giorgio Forlani. Questo invece è giusto. Il resto invece no. Si vede veramente delle robe che non hanno senso. Però, Henry, tieniti forte. Dimmi. Acquisti sì, risultati no oggi su Gazzetta. Emerson e gli altri, spendere non fa rima convincere. Che poi non ci sia chi, cioè, Lo ha fatto. chi l'ha fatto, vabbè, ma un passettino alla volta, addirittura oggi siamo riusciti a dire che comunque qualcosa abbiamo sbagliato. Poi Vabbè, chi non si sa, l'opera e la mano di Gesù Cristo, forse è stato lui a acquistare i giocatori le ultime 2 sessioni, a fare la gestione della squadra nelle ultime 2 stagioni, eccetera, eccetera. Però dai, quantomeno già dire che l'errore è stato fatto è un piccolo passo avanti, c'è speranza. sì, Poi sì, come si il suol prossimo passo dire. dirà anche chi l'ha fatto l'errore. Sì, come si suol dire, quando riconosci di avere un problema sei già alla metà della sua risoluzione, Eh, no, eh, ehm, se ci aggrappiamo veramente alla qualunque. No, Dai che ce la facciamo, dai. però sì, pian piano, anche perché verrà, cioè a fine stagione, dalla fine della stagione poi a il mondiale per club, il mercato e via dicendo, io spero e mi auguro che dei bilanci
anche dal punto di vista della stampa, mediatici, eccetera, verranno fatti sulla gestione, anche perché, cioè, alla Juventus massacrano Giuntoli, massacrano Thiago Motta, massacrano un po' tutti per come è andata fin qui. Al Milan non si massacra nessuno, se non i soliti noti che conosciamo e di cui abbiamo parlato anche ieri, ecco, che sono principalmente i giocatori. Cioè, io sì, per carità, si è parlato tanto di Vlahovic, ma non è per fare il paragone con la Juve, però per far capire che ci sono delle differenze dal punto di vista mediatico. Si è parlato sì di Vlahovic, che è riconoscibile, magari di Cobb Miners, che ha deluso rispetto a quello dell'Atalanta, però tutte le critiche, o la stragrande maggioranza delle critiche sulla stagione della Juventus sono andate anche nei giornali, su internet e via dicendo, su Thiago Motta, su Giuntoli, su chi ha scelto, diciamo, questo binomio, eccetera. Al Milan invece sono solo i soliti 3-4 giocatori. Va bene così, però bisognerebbe capire che se le cose vanno male, la colpa è di tutti, dai giocatori, a chi li ha scelti, a chi ha deciso chi allenasse quei giocatori, a chi ha venduto altri giocatori e ne ha comprati altri, a chi non è capace magari di gestire tutto ciò che è extramercato. Insomma, andrebbero fatte un po' di calibrazioni da questo punto di vista. Non so se sia una parola italiana, però spero abbiate capito. Ma guarda, io a parte che ho anche intraletto, iniziano ad esserci un po' Cosa? no, niente, di rivalutazione. Cioè, ho riletto ancora la storia di Mbappé dodicenne segnalato da Moncada. E questa cosa mi fa sempre ridere, però va bene. Anche di questo vive il Milan. No, perché ho un mezzo retropensiero nella testa del tipo che se per caso il 15 di aprile il GUP fa saltare la questione Paratici perché lo rinvia a giudizio, già non devi neanche metterti in mezzo a uno che rischia di andare a giudizio per aggiotaggio e compagnia. Va bene, in Italia siamo garantisti e quindi è giusto così. Mi sembra anche corretto avere questo piccolo retropensiero del tipo che se salta Paratici, non essendoci alternative, per me Il si torna pensiero di Moncada? all'Unisalento. Si torna all'Unisalento. Sì, sì, della serie quando si comincia, no, dei provini di chiedi sono felici, l'abbiamo già detto. Il dubbio resta anche a me fino a che non verranno sciolte le riserve a riguardo, cioè non pensare, anche perché se no Moncada non va all'Unisalento a studiare da direttore sportivo, ragazzi. Cioè Lo fa per cultura personale. sì, per carità, cultura Però personale, ma non si iscrive all'Unisalento perché è il primo corso che c'è, lo fa magari altrove, Moncada. E quindi vedremo. Aspettiamo. Sì, assolutamente. Staremo a vedere le prossime decisioni, detto che comunque per la questione DS, come detto, per almeno 2 settimane abbondanti ancora non se ne farà nulla, anche perché il candidato forte, cioè Paratici, come detto, ha sulla testa un rinvio a giudizio, sul quale il GUP deciderà il 15 di aprile e fino a lì non si sceglie. Vabbè, io finirei anche qui quasi. No, in realtà bisognerebbe parlare anche di Napoli-Milan, visto che comunque in tutto questo si gioca e c'è la possibilità comunque di mettere altri 3 punti dopo gli ultimi conquistati, magari riuscendo a fare finalmente una partita di livello con una squadra di alto livello, che ci manca da un po' di tempo. La nostra speranza è quella di provare a farcela. Io sul Milan non ho grandi studi, tra virgolette, da poter fare, perché è una squadra che può andare in campo e fare la partita che ha fatto come nel derby, che ha giocato meglio dell'avversario, anche magari quando non pensavi di poterlo fare, e poi invece va in campo a Zagabria con una squadra pessima e tu riesci a essere più pessimo dei pessimi. E questa stagione parlare prima il venerdì di una partita della domenica su quello che potrà essere in campo è per me è semplicemente un esercizio. Cioè, quello che dico io può valere come quanto dici tu, quanto dice un tifoso, quanto dice un altro ancora. Può essere esattamente aderente alla realtà dei prossimi 2 giorni.
senza minimo ombra di dubbio, e si può sbagliare tranquillamente, perché il Milan di questa stagione è... No, ma è la finito, cosa che si può dire, fortunatamente, Simo, cioè, la cosa che si può dire è che l'unica cosa che si può dire è che non sappiamo che Milan vedremo. Cioè, non lo sappiamo. O forse lo sappiamo, ma è il solito Milan enigmatico, che può partire bene, ma può prendere gol, che può partire malissimo e si arrabatta, che fa una partita tremenda, che fa una partita invece d'attenzione, concentrata e quindi magari se la gioca, che c'ha i suoi 10-15 minuti di impeto in cui fa magari un paio di gol, che però il primo gol poi va in crisi, cioè sarà un Milan enigmatico come lo è stato in ogni singola partita questa stagione. Cioè non c'è stata una partita quest'anno in cui noi abbiamo detto vabbè dai, l'avversario è così, noi siamo cosà, la partita andrà in questo modo. Cioè tutte le volte in cui l'abbiamo detto, compreso Madrid, compreso il derby d'andata in cui invece sì, è andato anche al contrario. e quindi questo si può dire del Milan. Vedremo cosa succederà, lanceremo la moneta e vedremo se uscirà testa, croce, se la moneta cadrà esattamente dritta per dritta senza andare in nessuna delle due facce, vedremo. Noi ci ritroviamo a lunch di questo pomeriggio, al talk, ovviamente alle 16, e poi insomma ci avviamo a vedere, come detto, Napoli-Milan di domenica sera. Grazie. Vi saluto da una città di una leggenda rossonera, capitano glorioso, storica bandiera del Milan, ovvero Massimo Ambrosini. Grande, ciao. Salutami Fano. Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumo Tire. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio.